Buonasera, eccoci qua. È lunedì sera e siamo di nuovo qua perché domani ho tantissimi impegni, di conseguenza una promessa è una promessa. Se abbiamo detto che facciamo martedì e venerdì, io voglio per voi avere tutti i martedì video pronto. Se non riesco a farlo martedì, lo facciamo lunedì sera e ve lo prepariamo per martedì. Io sono Sani e questo sono Sani Positive Vibration per quelli che non mi conoscano e in questi piccoli sketch faremo un percorso breve ma carino sul libro di 5 passi, meditazione in 5 semplici passi per ottenere tutto ciò che vuoi utilizzando il metodo di sincronizzazione. Di conseguenza, con questi piccoli passaggi voglio prima prepararvi e insegnarvi per capire perché alcune cose funzionano e perché alcune volte ci troviamo imprigionati in alcune situazioni che non riusciamo a rampar fuori. Settimana scorsa, cioè venerdì, abbiamo parlato di nuovo sui chakra perché è importante che comprendete proprio questo, il funzionamento del nostro corpo fisico in connessione con tutto ciò che ci circonda, per comprendere che noi siamo connessi, che noi facciamo parte di tutto ciò e che ogni individuo ha la sua importanza in questo universo, perché ci sono milioni di universi, noi facciamo parte di un piccolo universo, ma il nostro piccolo universo è molto importante per tutto ciò, perché c'è equilibrio in tutte le cose e grazie proprio a questo abbiamo parlato dei chakra, che sono piccoli universi degli vortici energetici dall'interno del nostro corpo, che poi attraverso questi ci apriamo verso l'aura, che è energia intorno al nostro corpo, che poi adesso andremo a vedere come questa connessione è collegata con 7 livelli dell'esistenza. E andremo a parlare, io vi leggo un po' di cose perché più che altro non voglio sbagliare, non voglio dimenticarmi qualcosa per essere ripetitiva dopo e poi dopo crearvi la confusione. Così se li scrivo, anche perché non vogliamo essere perfetti, vogliamo divertirsi in questi video, vogliamo sapere, mi farebbe piacere anche che mi dite toc toc, ti sei dimenticata di dire questo o quello, perché è più bello, perché siamo esseri umani e dobbiamo divertirsi imparando. Allora, quello che volevo dirvi è che imparando cosa significano questi 7 piani di esistenza, riusciamo a comprendere magari eventuali blocchi dove ci troviamo sulla nostra scala di evoluzione, perché andremo a parlare di 7 piani di esistenza, come arrivare a utilizzarli o come arrivare in settimo piano di esistenza per poi attingere di 4 livelli della nostra conoscenza e interferire per la nostra guarigione. E quando dico 4 piani di esistenza che andremo a utilizzare per la nostra guarigione, non intendo un solo ed esclusivamente a una guarigione fisica. Per me guarigione significa che noi guariamo i nostri rapporti, che siamo alla guarigione dei nostri rapporti interpersonali, amorosi, economici, di gestione di un business, qualsiasi cosa è sana, noi la portiamo di vivere e di stare nella salute. Ecco, in questo senso la guarigione, non solo perché ho la unghia incarnita. Scherzo, intendevo dire che sotto il termine di guarigione intendo proprio tutto. Allora, il primo livello è un livello materiale, basilare. Si tratta di tutte le cose inorganiche, incluso i cristalli, la terra, le pietre, tutti gli atomi principali, incluso la tabella periodica di cosezza, ognuno di questi elementi atomici in stato grezzo e puro. Questo primo livello comporta per esempio che se noi abbiamo squilibrio sul livello nostro fisico, possiamo avere problemi con incapacità di assorbire questi sistemi basilari, cioè
possiamo soffrire di osteoporosi, di artriti, di anemia e non riusciamo a assorbire i determinati minerali che ci sono utili per avere questo sostegno sul livello fisico. Persone che lavorano con il primo livello di solito usano cristalloterapia, ok? Perché è proprio il basilare, appoggio solo, scusatemi un attimo qua perché ci sono tante cose e non vorrei dimenticarmi niente. Allora, persone che utilizzano il primo livello della esistenza come lavoro, come guarigione, utilizzano la cristalloterapia. Secondo livello è organico. Qui oltre le cose basilari degli atomi, ok, degli minerali, qui praticamente subentra un altro elemento che è carbonio. Con il carbonio noi otteniamo una esistenza leggermente più complessa, di conseguenza tutte le erbe, gli alberi, con questa molecola di carbonio prendano un concetto diverso, tutte le vitamine, carboidrati, tutto ciò che noi erba, tutte queste cose qua, piante, derivano da questo secondo livello di esistenza. Quando, quando noi lavoriamo da questa energia, di solito facciamo erboristi, facciamo le tinture, le tisane, le guarigioni attraverso le piante, di vitamine, di minerali e via così. Se non riusciamo a sentirsi amati e accettati, c'è una carenza vitaminica, cioè degli zuccheri, e questi zuccheri anche come carboidrati, sotto forma di carboidrati, che vanno a sostituire in malsan modo, ok? Tanto consumo di carboidrati è perché abbiamo persone che sentono questo bisogno perché c'è questa mancanza di vitamine che gli permettano questo senso di amore, di essere accolti, di essere capiti. Ehm, Abbiamo detto le persone che utilizzano il secondo livello per le guarigioni di solito utilizzano le erbe, tinture, oli essenziali e via così. Terzo livello della nostra esistenza, praticamente siamo noi esseri umani e gli animali, perché oltre il carbonio vengano aggiunte a questo sistema che diventa ancora più complesso gli aminoacidi, cioè la prima forma della DNA. Questi aminoacidi ci sono le memorie sostanziose dove praticamente noi riusciamo a utilizzare il nostro intelletto, ma anche gli elementi dei primi due livelli in modo consapevole per le nostre guarigioni. Però siamo ancora a un livello molto basilare. Perché dico questo? Perché le persone del terzo livello dell'esistenza, eh, predominante come modalità del pensiero, o attacco o fugo, ok? Sopravvivenza, pura sopravvivenza. Tutto quello che è elementare per l'alimentazione, di conseguenza qui un altro elemento molto importante è la base delle proteine. Nel terzo livello ci troviamo gli atleti, le persone che hanno bisogno di sentirsi forti e stabili sulla terra, e principale nutrimento della mancanza della proteina porta questa sconnessione con un mondo che ci circonda, cioè ci sentiamo deboli e non protetti. Nel momento quando ci sentiamo imprigionati su questo livello, abbiamo difficoltà con le proprie emozioni perché eh, mancanza della struttura proteica che ci forma questa, ascoltate bene, sembra complesso, però alla fine nella nostra evoluzione sono le cose molto semplici.
Le persone che diciamo a questo punto che gli manca questa struttura proteica, ok? Magari perché ci sono vegetariani, sentite che hanno un po' questa non lucidità mentale spesso, allora questa cosa qua gli porta a vivere le esperienze dove considerano spesso gli ostacoli della vita come una cosa karmica, non possibile risolvere. Ok, quando vi trovate bloccati in questi discorsi, sappiate che vi manca la struttura e questa struttura è struttura degli aminoacidi e delle proteine. Se siete vegetariani, cercate di trovare la modalità in modo più idoneo per voi per nutrirvi con molte più proteine, ma in modo di assorbirli sul serio, perché avrete bisogno di questa struttura, se no vi manca il terreno sotto i piedi, ok? Molto importante perché altrimenti non riuscite a stare in modo stabile sulla terra e vi sentite a preda di tutte queste fantasie dove non dipende da voi, come perdere potere sulla propria vita, no? È un karma che un Saturno contro di voi, ecco, magari è modo più simpatico di dire le cose, però spero di essere stata chiara e che sono riuscita a farvi intendere, farvi capire quello che intendevo a dire. Quarto livello è la casa degli spiriti. Ecco, questo è un livello molto delicato e su questo livello di solito troviamo le persone che si occupano del spiritismo, di richiamare gli spiriti erranti, i nostri morti, che vedano i nostri parenti, che sono sensitivi. Ok, questo è un livello molto delicato ed è molto importante lavorare. Perché? Perché se noi in questa dimensione utilizziamo questi spiriti erranti e questi sono tutti probabilmente i nostri parenti, nostri cari, però che sono ancora bloccati tra questo mondo e vero mondo degli angeli, ok? In quelle circostanze lì, cos'è che facciamo noi? Queste entità, perché sono le entità, hanno loro propria vita, ma hanno bisogno anche del proprio nutrimento. Come abbiamo bisogno noi su questi tre livelli perché siamo fisici, loro non hanno più il fisico, di conseguenza hanno una vibrazione molto più veloce. Questa vibrazione è molto stancante e noi canalizziamo, cioè permettiamo di interpretare e di vedere queste energie. Cos'è che succede? Che loro con la loro vibrazione mh, attingano dalla nostra energia fisica, ok? Perché loro hanno bisogno di nutrimento e potrebbe succederci se non siamo in grado di gestire queste cose qua, che diventiamo le vittime perché loro rimangano aggrappati alla nostra aura. In questi casi qua è indispensabile liberarsi, io li chiamo le energie parassitarie, perché voi se sul livello conscio, livello subconscio, rimangano attaccate alla fonte della nostra energia vitale, dove noi cominciamo a sentirsi sempre più stanchi, magari non abbiamo la voglia di vivere e sentiamo di non riuscire a fare determinate cose, specialmente se le persone che ci rimangono attaccate hanno vissuto una morte violenta piuttosto che, di conseguenza tutto quello che andiamo a imparare pensiamo di doverlo imparare attraverso la sofferenza, che se vuoi avere successo devi rinunciare a qualcosa, che devi aspettarti dalla vita la sofferenza e il dolore e via così. Dico senza assolutamente le energie di quale dobbiamo liberarsi, perché tentiamo di pensare che c'è sempre un scambio, perché in questa energia, se non siamo molto bravi e non sappiamo come proteggerci, corriamo il rischio di diventare l'alimento principale di queste energie. Eh,
Se soffriamo delle malattie a quale non malattie occulte, io li chiamo perché non gli conosciamo l'origine, c'è ho detto la parola in croato se avete sentito. Allora, se, scusate, se soffriamo di determinate malattie occulte a quale non conosciamo l'origine o sentiamo troppo affaticamento, una forma di depressione strana o una forma di paura che non ci appartiene, dobbiamo lavorare, dovete cercare veramente aiuto e distaccare completamente da queste energie erranti con grazia e felicità allontanarvi da voi perché non è utile per voi e oltretutto a lungo termine possano portare a veramente malattie vere e proprie. Quinto livello della esistenza è praticamente quello della dualità. Su quinto livello veramente troviamo gli illuminati. Questa è l'energia del Buddha, del Cristo, della Madonna, di qualsiasi tipo di energie illuminanti da quale possiamo attingere da tante modalità di conoscenza. Io prima quando lavoravo in questa energia utilizzavo metodo Silva, di conseguenza qui si va su livelli della alfa, ehm, Reiki, di conseguenza qui c'è già quanto prima si lavora con cristalloterapia, erboterapia, i massaggi e via così, qui si lavora proprio con la energia, ma è una energia basata al dualismo. Qui lavorano gli sciamani, che richiamano la energia dagli spiriti guida, dagli antenati, da queste cose qua, che comportano, quando dico dualità, intendo dire che c'è sempre una battaglia tra bene e male. Qui c'è giudizio e pregiudizio, dove a primo posto poi progressivamente viene il nostro ego. Ed è questa la difficoltà di quinto elemento. È un grado molto importante, un grado bellissimo su quale lavorare, ma adesso stiamo imparando tutti i gradi per imparare ad arrivare al settimo e poi dal settimo attingere da tutti questi elementi perché lavorare solo nel quinto potrebbe succederci di avere ego che va in contrapposizione con noi stessi. Perché dico questo? Perché lavorando esclusivamente nel mondo della dualità, utilizzando il quinto elemento, noi improvvisamente caschiamo nel potere dell'ego che comincia a giudicare perché pensa che il nostro metodo è migliore, la nostra religione è migliore, il nostro credo è migliore, il Gesù è meglio di Buddha, il Buddha è più saggio di conseguenza andiamo a eh, criticare pensando che nel mondo del dualismo io devo prendere la parte di qualcuno o di qualcosa e di automatico cosa succede? Che io do i meriti della guarigione o del successo a me stesso e non sono testimone di guarigione della persona che ha accettato la guarigione. Osservo tutto da una posizione io l'ho potuto fare, io lo faccio, io l'ho guarito, io gli ho dato il consiglio. Questo io toglie molto, toglie la nostra energia vitale, toglie a noi la possibilità di essere responsabili solo per noi stessi, perché attraverso io l'ho fatto succede anche io non sono riuscita, cioè la paura di non aver successo, perché pensiamo che la responsabilità è nostra. Motivo per quale lavorare dal quinto piano di esistenza è un lavoro molto difficile ed è meglio imparare a arrivare al settimo per attingere da queste energie, perché in questo modo andiamo a liberarsi e permettere all'essere umano o a qualsiasi cosa che ci chiede una guarigione di avere il libero arbitrio che Dio ci ha dato a tutti, perché nel momento che io con tutta la mia buona volontà
Anche se una persona a quale voglio un gran bene e mi piacerebbe che intraprende una strada, se io comincio a criticare, osservare dal punto di vista del mio successo e insuccesso o del mio potere di decidere qualcosa, io tolgo la libertà alla persona di decidere se vuole stare bene o male e automaticamente mi assumo una enorme responsabilità dove io scelta in teoria non ce l'ho. E ehm, questa dualità che ci toglie un mucchio di energia e ci gioca i brutti scherzi. Allora, io vi invito di riconoscere questi benefici, questa importanza che ci possano dare i nostri spiriti guida, i nostri credi, il Gesù, Buddha e tutte le loro ideologie perché sono meravigliose, ma una non esclude l'altra, perché dal settimo piano di esistenza, e poi ci arriveremo, noi arriviamo di lavorare dall'energia del puro amore. Allora, adesso prima di arrivare al settimo, che abbiamo già detto cos'è, arriviamo al sesto. Sesto è l'energia degli geniali, delle persone di geni. Perché? Perché nel sesto piano di esistenza esistono le leggi dell'universo, dove noi troviamo legge di gravità, legge di elettricità, legge di verità, legge d'attrazione, di cos'è. Tutto l'universo funziona a base di queste leggi. E voi mi direte, non esistono gli esseri umani che utilizzano queste leggi. Invece non è vero. Allora, questi geniali, e io ve li nomino un paio così vi rendete conto di cosa sto parlando, sono in grado di connettersi con l'energia delle leggi dell'universo e trasformarli in una forma comprensibile e utilizzabile al terzo livello dell'essere umano, della pura sopravvivenza. Per esempio, il Nikola Tesla ha utilizzato la legge dell'elettricità, l'ha interpretato, l'ha trasformato e ci ha permesso di utilizzare la corrente. Il Mozart ha utilizzato la legge della musica e della vibrazione musicale per creare di quelli capolavori che portano alla guarigione energetica. Eh, Ci sono un mucchio di energie vibrazionali, geometria sacra, metafisica, fisica, sono tutte le energie, Albert Einstein di coscienza, tutte queste energie sono meravigliose e appartengono alle persone che cambiano il mondo. Loro sono geni che riescano a tingere dalle informazioni nell'universo, interpretarli e loro portano assolutamente una evoluzione sul livello mondiale. Ecco, questo sesto livello è un livello molto importante e porta cambiamento veramente per tutti. Ehm, Settimo, ultimo, come abbiamo detto, è una energia del Dio, del tutto ciò che è. Questa è un'energia del puro amore. E quando noi attraverso la meditazione impariamo di arrivare prima a questa energia dell'amore incondizionato divino e da questa energia chiedere poi alla energia di sesto piano, di gravità piuttosto che elettricità, piuttosto che legge di attrazione. Se andiamo a parlare con i nostri spiriti guida, se andiamo a parlare con gli spiriti erranti degli defunti, se utilizziamo Reiki e cristalloterapia, noi praticamente permettiamo a noi stessi e anche alla persona davanti o alle più persone davanti di attingere, essere testimoni attraverso l'amore incondizionato di guarigione in qualsiasi cosa in quel momento serve, guarigione della terra, guarigione del gruppo, in tal punto che noi riusciamo a percepire questa guarigione e accettarla come tale perché abbiamo fede e fiducia che l'energia universale, energia divina, farà tutto ciò che è nel suo potere
di esaurire nostro desiderio, nostro volere di essere testimoni e non essere guaritori, perché noi non c'entriamo niente, noi in quel momento lì semplicemente ci connettiamo con questa energia permettendo all'altra persona che ha espresso il suo volere e il suo libero arbitrio di recepire la guarigione o non l'ha permesso, di conseguenza è una responsabilità sua. Ecco, spero di aver esaurito tutti i vostri desideri, di aver spiegato bene le cose. Se avete la voglia e intenzione di farmi scrivere, di fare le domande, siete liberi di farlo e cerchiamo di lavorare su tutto. In ogni caso ci sentiamo venerdì. Vi ringrazio per questo tempo meraviglioso, vi ringrazio perché seguite questo corso. A venerdì. Ripeto, questo è Sani, chi non mi conosce, è Sani Positive Vibration. Iscrivetevi, condividete con tutti quelli che lo sapete, che avrebbero interesse di almeno capire qualcosa sull'argomento. Vi auguro buona giornata.